Benvenuti, anime sensibili che attraversano i mari profondi dell'emozione. Benvenuti nel vostro rifugio sicuro. Segreti turchi. Troppo spesso ci fermiamo in superficie, leggendo i titoli dei giornali come sentenze irrevocabili, ma voi, amici fedeli di questo spazio, sapete che la verità ha mille sfumature che sfuggono agli occhi distratti. Oggi vi invitiamo a spegnere il rumore di fondo, a sospendere per un attimo le speculazioni banali, e ad immergervi in un racconto di trasformazione, d'arte, e di quell'eco che l'amore lascia anche quando le porte si richiudono. I protagonisti del nostro viaggio sono Erkan Merik e Azal Suba, due nomi che a lungo hanno fatto battere i cuori all'unisono e che adesso, pur camminando su strade diverse, sembrano comporre una sinfonia lontana che merita di essere ascoltata con rispetto. Prima di iniziare questo percorso nell'intimità creativa delle nostre stelle, vi chiediamo un gesto fondamentale per la nostra comunità: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere neppure un sussurro di queste storie e, se volete sostenere un racconto che guarda oltre le apparenze e cerca l'anima, cliccate con convinzione sul pulsante abbonati. Alcuni amori, quelli veri, quelli che scavano fino alle radici dell'essere, non finiscono davvero il giorno in cui due persone si voltano le spalle e prendono direzioni opposte. Spesso si compiono, o meglio, si chiariscono, il giorno in cui entrambi capiscono finalmente cosa stesse tentando di insegnare loro quel sentimento fin dall'inizio. Ci sono legami che si spezzano in ciò che si vede, mani intrecciate, scatti condivisi, routine vissute. Eppure continuano a plasmare il mondo interiore che ha reso possibile l'incontro di quelle due anime. Questa è esattamente la forma attuale, eterea e potente, della narrativa che unisce Erkan Merik e Azal Suba. Oggi non condividono più set, non provano battute nello stesso camerino, non restano sotto lo stesso faretto. Non li vedrete scendere dalla stessa auto o scambiarsi sguardi complici durante una pausa caffè. E tuttavia, se ascoltate con cura le storie che stanno raccontando ora, separatamente, ognuno nel proprio universo creativo, scoprirete che i loro temi si riflettono come immagini specchiate su un mare quieto. Non stiamo parlando di un riavvolgimento romantico, né di una scommessa su improbabili ritorni, non è un tabellone per decretare chi stia vincendo la partita della vita. È uno sguardo calmo e lucido ai cambiamenti chimici dentro due persone dopo la separazione e, soprattutto, a come quel cambiamento filtri nel lavoro senza chiedere il permesso, trasformando dolore in bellezza. Con il progetto Blue Cave, Erkan Merik compie un atto di coraggio artistico che va ben oltre il recitare. Non si limita a pronunciare parole scritte da altri, rompe l'abitudine di essere solo un attore per diventare creatore. Scrive, modella, fruga negli angoli bui di una storia cercando le frasi che in passato non ha saputo dire ad alta voce. Dona presenza scenica a emozioni che, per un uomo, spesso restano dietro un mento fiero o un sorriso scolpito per la macchina da presa. Per Erkan, la disciplina è sempre stata una cifra distintiva, quasi militare. Studia, ripete, calibra ogni gesto, prende sul serio il mestiere, come un violinista che accorda lo strumento prima di un assolo. Ma Blue Cave segna una svolta, un cambio di rotta. La sceneggiatura non arriva mai per caso, arriva quando non ti basta più vivere dentro le frasi di qualcun altro. Il film non è una classica storia d'amore, non obbedisce alle regole di un lieto fine prevedibile. Ha una propria marea interna, una risacca pericolosa. La sua anima si costruisce su consapevolezze tardive, su verità che bussano quando la serratura ha già scattato. Il personaggio al centro, Cem, è meticoloso, trattenuto, misurato al millimetro. Forte in quel modo in cui il silenzio sa sembrare forza. Eppure il film gli punta addosso una domanda che rimbomba come un tuono: è davvero tardi per ciò che non hai mai detto? Questa domanda non cinge solo il pubblico, sembra scrutare anche chi l'ha scritta, Erkan, come se avesse incendiato una stanza per studiare le ombre sulle pareti invece delle fiamme. È un'autoanalisi spietata e bellissima, un tentativo di dar voce a un rimpianto che diventa arte. Amici di Segreti Turchi, l'avete percepita questa nuova profondità in Erkan? Sentite che attraverso Cem stia svelando una sua parte segreta?
Ditecelo nei commenti, vogliamo conoscere le vostre sensazioni. Il cammino di Azal Subah sembra diverso, ma non meno coraggioso o rivoluzionario. Da fuori, la brillantezza è da sempre parte della sua storia, e con la brillantezza arriva quel ronzio ostinato di pregiudizi. È lusinghiero essere celebrata per la bellezza, finché il complimento non diventa un soffitto di vetro durissimo da spezzare. Per anni ha ascoltato qualifiche che confinavano il talento, è splendida, però, è una star affermata, ma... Invece di rispondere con rabbia, invece di lanciare dardi sui social, ha costruito uno spazio dove la sua voce potesse respirare. Con Two Worlds, One Desire, titolo adattato per l'analisi, fa qualcosa di audace e interamente suo, scivola fuori dall'immagine costruita da voci altrui e dice con calma olimpica: non sono solo il volto di un ruolo, posso essere il battito di un racconto. Non recita semplicemente la visione di qualcun altro, disegna i contorni di un mondo e ci invita a varcarne la soglia. Ciò che accade dentro questo film supera il romanticismo classico. Parla di adulti che hanno dimenticato d'essere stati bambini, di persone incatenate alle responsabilità che ritrovano una bussola gentile abbandonata lungo la strada. La cosa più sorprendente, la più dirompente, è proprio ciò che manca: la storia non porta rancore. Non c'è resa dei conti, nessuna volontà di punire il passato. Nessun discorso per vincere una lite covata. Il film sceglie la riparazione, non la rivalsa. Cerca un atterraggio morbido dove la vita ha lasciato un livido. È la risposta di una donna che decide di trasformare le cicatrici in fessure da cui entra la luce, dimostrando una maturità emotiva ben oltre l'età. Mettete Blue Cave accanto a Two Worlds, One Wish e scorgerete un ponte invisibile tra i due. Non perché condividano la stessa trama o perché i personaggi si somiglino, ma perché attingono alla medesima falda profonda. Il tono di Erkan è crepuscolare, introspettivo, accordato sulle frequenze mute dei se solo. Quello di Azal è luminoso, indulgente, una mano ferma appoggiata su un cuore che trema. Nessuno dei due cancella l'altro, nessuno cerca di opacizzare l'altro. Sono stazioni dello stesso sentimento, ore diverse della stessa giornata che si danno il cambio. Spesso fraintendiamo l'ispirazione immaginandola come un duetto a pochi centimetri, occhi negli occhi. La vera ispirazione è spesso remota, viaggia come un segnale nell'acqua scura. Una persona fa un passo avanti, apre una porta e, senza rendersene pienamente conto, concede all'altra il permesso di superare una propria soglia. Quando Erkan si è messo a scrivere, non stava sfidando Azal. Quando Azal ha dato forma alla sua storia, non stava rispondendo a lui. Erano specchi separati che catturavano la stessa luce da angolazioni diverse. Ecco perché la simultaneità sembra tanto misteriosa, e la risonanza impossibile da ignorare per chi osserva con attenzione. Cari spettatori, chi altro, nel mondo dello spettacolo turco, vi sembra mantenga un legame artistico così profondo nonostante la distanza? Ci sono altre coppie che vorreste vedere analizzate con questo sguardo? Scriveteci le vostre idee, la vostra voce arricchisce il nostro racconto. Perché riviste e siti di gossip hanno avvolto questo momento di confusione? Perché la narrativa sfida la formula consueta. Non ci sono state porte sbattute, né tour stampa di accuse incrociate, né tabelloni con i punteggi. In uno spazio che prospera sul chiasso, Erkan e Azal hanno offerto un enigma: la gentilezza può essere una notizia. La crescita silenziosa può diventare interessante. Il pubblico, con sorpresa dei cinici, si è spinto in avanti e ha sussurrato: forse. Forse le persone cambiano davvero dopo una rottura, solo non nei modi che si prestano alle grandi lettere dei tabloid. Ecco ciò che colpisce di più: nessuno dei due cancella il passato, e nessuno lo usa come esca. Non c'è nostalgia ammiccante, nessuna didascalia criptica per alimentare vociare. Lasciano che siano le opere a parlare. E spesso questo è il messaggio più forte di tutti. Ne nasce un potere che non ha bisogno di tamburi, resta lì, costante, attirando l'attenzione senza gridare. Vi accorgerete, ascoltando, che non c'è un finale esplosivo. È voluto.
La vita vera non detona a comando. Alcune evoluzioni avvengono quasi in silenzio, come una marea che cambia il profilo della costa mentre il mondo dorme. Alcune ispirazioni passano da una persona all'altra come uno sguardo in una sala affollata. Alcuni amori continuano a lavorarti dentro anche quando non sono più la tua abitudine quotidiana. È lì che vivono oggi Erkan e Azal, non insieme, ma neppure del tutto separati nello spirito, condividendo un'altitudine emotiva, se non un indirizzo. Guardate dove sono ora e il quadro si fa nitido. Non c'è alcuna metrica competitiva che conti. Non è un duello all'ultimo sangue. Non è chi abbia più successo in questo preciso istante. È la storia di due artisti che hanno tenuto in mano lo stesso sentimento e poi lo hanno portato in direzioni diverse per offrirlo al mondo. In Blue Cave, Erkan scrive del peso dei messaggi mai inviati, del coraggio necessario per aprire la gola quando la stanza è già caduta nel silenzio, della fragilità che si nasconde in chi appare invincibile. In Two Worlds, One Desire, Azal fornisce il contrappunto necessario, non bisogna sigillarsi nel passato incompiuto. La cura è possibile. La speranza non è ingenua, è una disciplina quotidiana. I miracoli non suonano trombe, arrivano come il mattino, piano e inarrestabili. E quando questi due film si siedono l'uno accanto all'altro nella mente del pubblico, non si scontrano, si completano. Forse l'amore che hanno condiviso ha insegnato loro la stessa verità con vocabolari differenti, se ingoi ciò che conta, non scompare, resta. Uno l'ha affrontato con ombra e confessione, l'altra ha risposto con luce e rifugio. Ma l'obiettivo è identico, raccontare non per vincere, ma per capire. Oggi, Erkan Merik e Azal Suba non condividono un tavolo o un call sheet. Mantengono però una somigliante compostezza, la stabilità emotiva che nasce dalla crescita e non da un trionfo momentaneo. Forse è questa la forma più sana di connessione dopo l'amore, plasmarsi senza consumarsi, imparare a distanza senza pretendere crediti. Noi restiamo qui a seguirli, non come giudici ma come custodi attenti dei loro sussurri creativi. Siamo giunti alla fine di questa analisi complessa e toccante, qui su Segreti Turchi. La storia di Erkan e Azal ci ricorda che l'arte è la lingua segreta in cui l'amore continua a vivere, trasformato ma mai perduto. Restiamo vigili, pronti a cogliere ogni nuova sfumatura che il futuro porterà. E voi? Avete colto questi riflessi specchiati nei loro lavori? Credete che le loro anime artistiche stiano ancora dialogando a distanza, scrivendo capitoli invisibili di una storia senza fine? Scriveteci le vostre idee nei commenti, perché la vostra voce dà vita a questa comunità. Se avete apprezzato la cura, la profondità e la passione con cui abbiamo affrontato un tema così sensibile, mettete un like e condividete il video con chi cerca la verità oltre il pettegolezzo. E soprattutto, se volete essere i veri pilastri di questa famiglia e permetterci di continuare a svelare i segreti del cuore, delle stelle con questa qualità, vi invitiamo con calore a cliccare sul pulsante abbonati. Il vostro sostegno è la luce che guida il nostro cammino e ci permette di restare indipendenti e profondi. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio emotivo. Alla prossima, dove l'emozione è sempre protagonista.